just my mind playing tricks fly by. My compass knows when I am wrong. I let it be my guide, keeping the fire in my eyes. Take and leave, I'll take it away, just be and sing with me. Life at ease, there'd be no vacancy, only a name to be. When there's no room for your love, I'll hold that space if you want. I know it's hard enough as it is. Your faith is one to keep. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in Molise, in particolare a Carpinone. È il ponte del 1° maggio, quindi ho pensato bene di fare un viaggio un po' più a lungo raggio e quindi avevo già individuato questo posto tempo fa, però è chiaro che ci vogliono un po' più di giorni per visitarlo bene, non questo nel particolare, ma una serie di posti che stanno qui vicino. In particolare a Carpinone ci sono 2 cascate molto interessanti. Una è quella di Carpino e l'altra è quella dello Schioppo, peraltro da non confondere con la cascata di Zompo allo Schioppo, che ci siamo già stati e vi metterò a tal proposito qui sopra il link. Adesso c'è da fare un pochettino di salita, c'è molta gente, per cui io direi di non perdere altro tempo e di incamminarci verso la cascata dello Schioppo. Allora, il fiume che c'è qui alla mia destra, va bene, si chiama Fiume Carpino. Peraltro per l'arrivare alla cascata, oltre a una discreta salita, insomma, un po' di saliscendi, c'è anche un tratto che costeggia questo fiume, molto ma molto suggestivo, molto bello, e devo dire che è un bellissimo posto, davvero. Allora, la prima foto della giornata è stata fatta in questo luogo. In particolare mi ha colpito quella pianta con i suoi fiori, diciamo, quelli è già il polline, no? Che viene portato via dal vento, che era illuminata direttamente da un raggio di sole. Quindi ho fatto prima una foto a mano libera con lo stabilizzatore, dopodiché ho voluto dargli un po' più di risalto facendo una foto con il treppiede, con un filtro ND da 6 stop e con il polarizzatore, in modo da catturare anche il movimento dell'acqua. Ho usato il 10-24, la foto l'ho fatta un po' più larga di quello che serviva, però almeno in questa maniera posso scegliere poi che taglio dare in post produzione. Quindi continuiamo la nostra gita, la cascata Schioppo è qua vicino, tra poco arriveremo.
follow in my footsteps, I'm lost. Don't follow in my footsteps, I'm lost. I felt it'd be better if our paths never crossed. Don't follow in my footsteps, I'm lost. I left my family with a broken home, left young and steals with the devil in my bones. Don't follow my footsteps, I don't know where I'm going. I left my family with a broken home. They won't lead you to fortune or fame. The lonely leave you haunted and estranged. I was your father, but I never was your dad, and it's a shame. I never earned that name. My footsteps are faded. Allora, un'altra foto che ho fatto alla cascata, anzi la prima foto è da lì, vedete? Diciamo così, lungo quella discesa. Mi sono piazzato lì e ho usato questo tronco, va bene? E anche questo albero e anche questa vegetazione qua per incorniciare la cascata lì in fondo, va bene? Quindi è stata una foto molto classica. Ho provato a farla a mano libera, però poi ho dovuto usare il treppiede perché intanto i tempi di scatto erano molto brevi, quindi rischiava di congelare il moto dell'acqua della cascata e quindi insomma non era l'effetto voluto. In più c'è molta differenza di luce tra la cascata e il resto dell'ambientazione, quindi ho dovuto procedere a fare 2 esposizioni in tempi diversi, con tempi diversi, e per poi unirle in post-produzione. Non credo che riuscirò a fare appunto a sceglierne una dei 2 e poi a tirare su le ombre. Comunque il posto è molto bello, soprattutto questa vegetazione è molto interessante in relazione all'acqua e alla cascata. Adesso vedo di esplorare un pochettino e vediamo che cosa esce fuori. You have my eyes and my bad blood too. Forget me, I'm a stranger to you. Don't follow in my footsteps, I'm lost. Don't follow in my footsteps, I'm lost. I felt it'd be better if our paths never crossed. Don't follow in my footsteps, I'm lost. They won't lead you to holiness or peace. Solid rhythms, the brilliant melodies. The lonely leave you, senseless tragedies, your victories. Allora, in questa inquadratura qui, la cascata chiaramente è il soggetto principale, è un pochettino decentrato, ma è diciamo un effetto quasi voluto. In primo piano abbiamo questi fiori, anzi, sì, questi fiori con questo polline, poi abbiamo la cascata e poi abbiamo questo albero, va bene, con quella scritta molto interessante, benvenuti nell'era del petrolio. Quindi ci sono vari elementi in questa foto che compongono l'inquadratura, per cui si incomincia dai fiori che sono più evidenti in quanto in primo piano e poi l'occhio va verso l'albero con la scritta e poi verso la cascata. Almeno questa è l'intenzione. Poi vediamo sul computer se ci sono riuscito o meno. Allora, piccole note tecniche. Chiaramente per la buona riuscita di questa foto è necessario avere un filtro ND
da 6 stop in questo caso, per avere un tempo di scatto sufficientemente alto per non congelare la cascata con tempi di scatto troppo rapidi. Un grandangolo, in questo caso ho il 10-24, siamo più o meno sui 12 mm e mezzo, che appunto riesca a inquadrare il primo piano così ravvicinato e quindi anche a evidenziarlo un po', e poi a tutto il resto che verrà chiaramente un po' più, diciamo così, rimpicciolito, perché questa qui è la caratteristica dei grandangoli, va bene? Ingrandisce il primo piano e poi rende un po' più piccolo quello che c'è dietro, contrariamente ai teleobiettivi che invece comprimono molto la scena. In questo caso è un effetto voluto. Da adesso sinceramente non ho l'interesse di fare la cascata molto alta, perché mi interessa più gli elementi che sono nella cascata e come interagiscono tra loro. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside, open road, you sitting close, let's go somewhere far away, 'cause if all I have is you, then I'll be just fine. I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. Let's go somewhere far away, 'cause if all I have is you, then I'll be just fine. Allora, poi sono andato via perché stava arrivando veramente tanta gente, non si riusciva né a muoversi né a parlare liberamente. Comunque, il tragitto per arrivare a questa cascata della strada che c'è al paese, dove abbiamo iniziato, diciamo così, oggi, è breve. Ci sono moltissimi saliscendi, anche ripidi, che per la natura del terreno io sconsiglio vivamente di fare dopo che ha piovuto, perché adesso il terreno è secco, però immagino che dopo una pioggia sia molto scivoloso, data anche, appunto, come ho detto, la pendenza. Qui adesso sto tornando verso la bicicletta, poi devo vedere se prenderla oppure no, perché l'altra cascata è proprio vicina, per cui è molto vicina, diciamo, al posto in cui arrivo sulla strada. Quindi vedremo, ci vediamo tra poco. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with me, let's break free. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around, and there's
the sun comes up, the glow will show us where we need to go. Always waiting, so frustrating, let's just drive. So come away with me, let's break free. Just you and me. Allora, ci stiamo dirigendo verso la cascata del Carpino, che è proprio qua sotto. Qua sotto. C'è una strada veramente, anzi un sentiero veramente incredibile per arrivare fino al punto dove sono in questo momento. Adesso comincia la discesa verso la cascata. Siamo alla fine della primavera, anche se sarebbe metà primavera, che siamo il 2 maggio, e la portata d'acqua è al suo massimo. Infatti le cascate, in effetti, è sempre preferibile visitarle proprio in primavera, perché sono alimentate sia dalle piogge che ci sono tipicamente in primavera, sia dal disgelo quegli anni che nevica. Ha una bellissima portata. Adesso scendo questi gradini senza ammazzarmi, speriamo, e scenderò giù alla cascata, dopodiché vediamo che cosa offre, ma rispetto alla cascata dello Schioppo, diciamo, secondo me offrirà meno spunti, perché insomma vedremo. Comunque, da quello che ho visto da sopra, offrirà meno spunti. Adesso uno spunto ve lo faccio vedere tra poco. Intanto ecco qui lo spunto, vedete? Perché giustamente io posso portarmi qui da mangiare per fare i picnic eccetera, ma l'immondizia, i resti, poi mica me li posso portare a casa da dove li ho impacchettati, assolutamente no. E vabbè, continuiamo. I'm tired. Will you carry me? I'm tired. Will you carry me? Fly away, fly away, fly away. Eccoci qui arrivati fin dove si può arrivare sulla cascata. Si potrebbe andare un po' più in là, però il percorso è sbarrato, quindi effettivamente dovrebbe essere molto pericoloso arrivare più in basso. E di sicuro io non mi avventuro, perché ho una certa tendenza ad autoinfliggermi delle lesioni, quindi è meglio così. Ho fatto qualche foto veramente molto semplice della cascata, che è veramente impressionante, data la portata d'acqua e data anche l'altezza, diciamo così, da cui svolge il salto. C'è anche una cascata, diciamo, minore, e quindi ho fatto queste fotografie. Ho provato anche a fare un po' di close up della cascata, insomma dell'acqua che scende, e vediamo un po' se ci sono riuscito. Laggiù ci sono delle rapide, ma non credo che aggiungano niente alla giornata di oggi, quindi direi che la fotografia per il momento, per i soggetti principali che avevo in mente, si conclude qua. Comunque, vediamo se trovo qualcos'altro e ci vediamo dopo. Allora, su questa inquadratura qui non c'è molto da dire. Ho voluto includere, oltre alla cascata, anche questi elementi di contorno, anche perché la composizione, insomma, c'è poco da comporre, in quanto i luoghi accessibili sono veramente pochi e ridotti. Quindi questa inquadratura, va bene, verrà poi ritagliata probabilmente a 16 noni, va bene, in modo tale che abbia un senso e un'estensione in senso orizzontale. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro, non credo, se no ritorniamo verso casa. My footsteps, I'm lost. Don't follow in my footsteps, I'm lost. I felt it'd be better if our paths never crossed. Don't follow in my footsteps, I'm lost.
I left my family with a broken home, left young and steals with the devil in my bones. Don't follow my footsteps, I don't know where I'm going. I left my family with a broken home. They won't lead you to fortune or fame. They'll only leave you haunted and estranged. I was your father, but I never was your dad. It's a shame. I never earned that name. My footsteps are faded and dark. They're crooked, fake, and staggered, and they've never gone too far. It seems your greatness was written in the stars. My footsteps are faded and dark. Don't stand where this withered ghost has stood. Through night shifts and dive bars and low-life neighborhoods. Don't follow in my footsteps, they won't get you nowhere good. Don't stand where this withered ghost stood. I was young, just only 21, wild and free. My whole life had just begun. Tortured spirit belonged to no one. What's done is done. But I see you in everyone. Allora, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Ho già sistemato tutto, la bicicletta e lo zaino e tutto, e adesso mi accingo a muovermi, anche perché in questo momento ho parcheggiato il camper veramente in mezzo alla strada e adesso ve lo faccio vedere. Quindi qui c'è la strada, vedete, qui c'è la strada e qui c'è il camper. Quindi spero che il video di oggi vi sia piaciuto, che il posto vi abbia interessato. Carpinone è un bel paesino tipico del Molise, con un bel centro, magari le strade un po' strette, però offre sicuramente tante opportunità di escursioni, tipo questa delle Due Cascate, ma poi ci sono anche altri sentieri. Probabilmente offre anche una certa ricettività. Sicuramente in estate è un'alternativa al mare, perché sicuramente le Due Cascate offrono molto refrigerio. E comunque io spero che il video di oggi vi abbia interessato, vi sia piaciuto. Per certi versi è stato anche un pochettino frettoloso, perché non avevo tanto tempo in quanto sono in viaggio, però spero che dia dei spunti di riflessione. Sicuramente mi ha fatto conoscere un posto nuovo. Adesso continuo nel mio viaggio e ci vediamo alla prossima avventura.